Nivada, marchio storico dal grande passato che ha fatto begli orologi, di cui abbiamo già parlato, ho recensito un orologio, è il protagonista di questa nuova puntata del nostro format domenicale Beato tra gli orologi. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche della storia di grandi uomini che hanno compiuto imprese con i loro orologi al polso. Un po' come Alberto Santos Dumont con il suo Cartier Santos al polso, che allora non si chiamava ancora Santos, oppure come i Panerai al polso per esempio della decima massa. Ecco, di storie specificamente legate a Nivada non ce ne sono molte, eppure ci sarebbero tantissime storie di sommozzatori che per esempio negli anni 60 e 70 andavano in giro e andavano per mare con i loro Nivada al polso. In questa puntata assieme a voi vorrei guardare e commentare live con l'aiuto del nostro computer il catalogo di Nivada per vedere un po' che cosa offre e anche a che prezzo. Quindi senza perdere altro tempo apriamo il sito di Nivada e guardiamo che cosa c'è. Allora, vedo già delle novità che non ricordavo, la chat non ci interessa, questo è nuovo, che cos'è? Un Royal Oak questo, vi piace il Royal Oak Nivada? Eccolo qua. No, vabbè, non è proprio un Royal Oak, però insomma ci assomiglia parecchio. Questo è un Explorer, il Super Antarctic. Allora, ricordavo delle cose un po' diverse in Nevada, ma sicuramente adesso le troveremo. Guardiamo un po' che cosa ci dice il sito. Questa è una specie di Panerai a sinistra. Eccolo qua. Allora, quello di cui abbiamo parlato noi è il Chronomaster Aviator Sea Diver, cioè l'orologio per eccellenza secondo me di Nevada Grenken, l'orologio che ha fatto anche la storia che tutti ricorderanno, il Chronomaster, cioè un cronometro aviator, cioè che è possibile utilizzare per cieli, ma anche un diver che è possibile utilizzare per mari. Ci sono varie versioni, varianti di questo orologio, quasi tutte belle, alcuni con cinturini, altre per esempio con i bracciali, con i bellissimi bracciali, non questi qua integrati come potete vedere qui, ma con i bracciali, se non ricordo male, di JB Forstner, che in questo momento non vedo, ma in ogni caso un orologio che si fa apprezzare, si fa amare. Se non ricordo male un 39 mm, un 39 mm non troppo sottile, avendo all'interno un Sellita 510, ci sono sia manuali che automatici. In realtà io in particolare credo di aver avuto questo, che poi ho venduto, ci ho fatto anche un video perché non utilizzavo. Allora, 38 mm la taglia, $1.795, vedo che non è aumentato in realtà rispetto a ciò che ricordavo. Nel frattempo sta caricando l'immagine, comunque 63 ore di riserva di carica, va bene, il solito movimento. E questo è l'orologio che viene venduto con diverse soluzioni. Vedo anche un Bund che non ricordavo, non so se è una novità, poi un bracciale anzi dritte rivetti, carino anche, credo che non ci fosse perché forse a Nivada avrei chiesto proprio questa versione qui da recensire. Un flat link, il Forstner in pratica, sì, come dicevamo, come vi dicevo c'era un Forstner, c'è anche diversi Forstner. Ah, questo qui è Forstner, questo Rivetti che avevamo visto. Io invece ho avuto il Beads of Rice, il chicchi di riso. E comunque un orologio che secondo me non può non convincere. Al polso è molto bello, molto heritage, non è sottilissimo come dicevamo. Questa foto dissimula un po' lo spessore, che se non ricordo male è un 13,7 mm. Vediamo se me lo ricordo, 13,75. Sellita 510 come abbiamo già detto, immagino versione base, vetro doppio zaffiro fondello chiuso. Insomma, un orologino che secondo me merita attenzione da parte degli appassionati. Questo qui con il bracciale viene sui $2.000. Si tratta in ogni caso di una maison storica che ha fatto belle cose, quindi anche lo spirito di volerla vedere rivivere e riportarla in auge secondo me va apprezzato.
Il problema però, come stavamo vedendo all'inizio di questo video, è che mi pare che Nivada abbia tirato fuori un po' di roba che vuole sembrare, secondo me, un po' altro. Per esempio questo Super Antarctic Tropical numeri 369 non è naturalmente un homage di altri orologi, però ecco, ricorda in maniera abbastanza decisa altri orologi. Poi comunque è molto diverso da tanto altro. Innanzitutto questo bellissimo cinturino Racing 1000 fori. Il suo invecchiamento, questo quadrante, anche il quadrante con il 3, 6 e 9 ricorda tanti diversi orologi, ecco, insomma, non necessariamente il Rolex Explorer, certo è che lo richiama in maniera abbastanza decisa, ecco, lo ricorda, però le sfere in generale, la cassa sono comunque elementi che prendono le distanze. L'orologio è sold out, è anche molto bello, $750, è anche molto economico per quello che è il nome Nivada e per quello che mi sembra anche l'orologio, perché è davvero molto carino. In questo caso orologio comunque sold out, vediamo un po' se ci sono le specifiche, e in particolare uno spessore di 12 mm, quindi abbastanza sottile, 38 mm, molto vestibile, 45 mm di lag to lag, movimento Soprod P024 automatico. Insomma, un orologio con anche un bel fondello, vediamo, con bracciale chicchi di riso. Bellino, bellino, molto bellino, ha un piccolo prezzo, quindi insomma ci si può anche togliere la voglia di provarlo senza troppe difficoltà. Il Chronomaster Aviator rimane il mio preferito. Poi abbiamo il Depth Master, che già c'era quando Nivada mi chiese di provare uno dei loro orologi. Depth Master però che per quanto comunque richiami l'heritage della casa, ecco, questa cassa un po' quadrata, un po' a cuscino, un po' in stile Panerai, non è certamente la mia preferita. Anche loro comunque piccoli prezzi, $950 per praticamente tutti questi orologi, tranne il Jellyfish, 1135 euro, sold out naturalmente, secondo me questo qui in collaborazione con Second e Second, che non so se li conoscete su Instagram. In pratica personalizzano la sfera dei secondi degli orologi con questi elementi pixellati, un po' anni 90, molto simpatici. Valvola elio, Soprod, ancora il supporto non ci interessa, il supporto P024, orologio dal sapore degli anni 60, perché come vi dicevo comunque riprende quelle che sono state le caratteristiche di orologi di Nivada proprio di quel periodo. Vediamo cos'altro ci propone Nivada. Vediamo questa specie di Royal Oak e vediamo un po' che cosa succede. Tutti sold out, un po' Royal Oak, un po' Yema, non ricordo un Nivada vintage con queste forme, in ogni caso tutti sold out. Buon per loro, data e no data, quadrante in alternativa nero e blu. Vediamo insomma il blu con questa lunetta ottagonale. Questo quadrante lavorato particolare non è certamente un quadrante tapisserie, però insomma ha una lavorazione tridimensionale che richiama un po' quegli stili, dai, inutile nascondersi dietro un dito. Lunetta ottagonale, viti che la tengono contro la cassa, non so se no, mi immagino siano viti finte, perché poi il fondello è avvitato. Nei Royal Oak invece le viti attraversano tutta la cassa e qui dietro al fondello sono ulteriormente avvitate, naturalmente per tenere poi il tutto insieme, no? Lo scopo di quelle viti su Royal Oak è tenere la lunetta e il fondello fermi contro la cassa, quindi questi tre pezzi tenerli uniti da queste viti passanti, cosa che non vedo invece in questo orologio, che non è male, però onestamente richiama un po' troppo tanti altri stili che abbiamo già visto. Forse mi ricorda quasi di più lo Yema che il Royal Oak. Non so se c'è, no, non ha la finta cerniera ad ore 9 come il Nautilus. Vediamo anche un orologio abbastanza sottile. Vediamo un po' questo F77, sì, F77.
Vediamo le specifiche. Allora, 37 mm, quindi piccolino, abbastanza sottile, 12,6 mm, lag to lag 45 mm, ma insomma è una cassa di forma con bracciale integrato, quindi al polso veste sempre in maniera abbastanza importante. Poi questo Soprod P024 che vedo hanno iniziato ad utilizzare con frequenza sui loro vari orologi. Insomma, che dire di Nivada? Sinceramente mi aspettavo dal catalogo qualcosa in più, ecco, mi aspettavo qualcosa di molto molto saporito come per me lo è questo Chronomaster Aviator Sea Diver. Gli altri orologi, le altre creazioni e naturalmente anche le altre ispirazioni vintage sinceramente non mi convincono poi molto. Vedo che moltissimi sono sold out, quindi evidentemente piacciono e probabilmente si tratta di una mia impressione. Poi come al solito vanno sempre provati al polso questi orologi e questi video, questo format, i miei video non sono sponsorizzati, quindi dico quello che vedo e quello che valuto assieme a voi guardando i cataloghi, non c'è nulla di preparato e onestamente mi aspettavo qualcosa in più. In ogni caso si tratta di begli orologini, c'è qualcosa di interessante, questo Super Antarctic Brown non è male, anche considerato il prezzo come stavamo dicendo prima. Ci sono delle cose però che mi lasciano perplesso. Questi Datomaster che non mi piacciono esteticamente, apriamone uno, ma non mi piacciono esteticamente, ma anche qui insomma i gusti sono assolutamente soggettivi. Si tratta in ogni caso di cronografi un po' anni 60 che di sicuro avranno i loro estimatori, non sono assolutamente male, diciamo che più che altro non rientrano nei miei gusti, a differenza invece del Chronomaster che ha tutti quegli elementi un po' più Nivada e un po' più heritage. Per il resto onestamente non vedo molto altro che possa interessarmi, ma come sempre è stata una puntata proficua, diciamo così. Insomma, personalmente ci vedo un po' di alti e bassi nel catalogo Nivada. Hanno grande storia, stanno provando e ci stanno riuscendo a rilanciarsi da non molto e tutto l'heritage che hanno a disposizione naturalmente aiuta. Lo abbiamo visto appunto con il Chronomaster, ci sono altri orologi come il Depthmaster che possono non piacermi, ma possono piacere a tantissimi altri e comunque riprendono quello che è l'heritage e la storia della Maison. Ci sono altri progetti onestamente che condivido poco, come quell'F77 con lunetta ottagonale che sembra voler essere qualcos'altro. Come sempre i gusti sono soggettivi, quindi oltre ai miei nei commenti vorrei sapere i vostri, non prima però di avervi ringraziati per essere stati anche in questa puntata qui nella nostra stanza degli orologi e darvi appuntamento a un prossimo video qui su TOC.